Abbiamo sbagliato sicuramente nel primo tempo, dove per imprecisione, e mi riferisco soprattutto quando la palla avevamo noi, no? Troppi errori tecnici, basilari, che hanno concesso ripartenze alla Juventus dove i giocatori dove a campo aperto ti possono far male, dove nonostante avessimo utilizzato un difensore come esterno d'attacco ha portato a far sì che mai come il primo tempo di stasera abbiamo concesso tante occasioni da gol, quindi bisogna ragionare su questo, sul fatto che in Serie A quando fai 2 gol e non porti un risultato a casa vuol dire che dei motivi ci sono stati. E sicuramente c'è del materiale da lavorare sotto l'aspetto tecnico, perché dispiace il fatto magari che sulla fase difensiva comunque la squadra ha coraggio, va a prendere la squadra avversaria alta, ma poi concede troppo facilmente dei gol evitabili, e mi riferisco anche alla circostanza del rigore, dove sappiamo che adesso purtroppo col VAR se c'è il braccio un po' aperto purtroppo ti fischiano rigori, quindi bisogna essere più smaliziosi, ovvero tenere le braccia attaccate. Lo so che magari molto probabilmente anche sotto l'aspetto fisiologico, no, ti porta ad aprire le braccia, ma poi ragionando soprattutto sugli altri 2 gol, mi riferisco soprattutto sul terzo, dove in una circostanza prima abbiamo rischiato un passaggio orizzontale dentro l'area. Nonostante avessimo rischiato in quella circostanza, poi abbiamo completato l'opera concedendo il terzo gol. Poi è dura riprendere una partita contro una squadra forte come la Juventus. Quando commetti troppi errori, poi anche il fatto di fare 2 gol non ti fa portare a casa il risultato a casa. E non bisogna essere contenti del fatto che magari si è giocato contro le grandi squadre, fatte delle buone prestazioni, ma aver fatto solo un punto, perché se ci si abitua alla sconfitta poi commettiamo un grave errore. Bisogna ragionare su cosa c'è da migliorare, e c'è tanto da migliorare, soprattutto, ripeto, quando abbiamo la palla noi, soprattutto nel capire il senso del pericolo, soprattutto nel capire che un semplice fallo laterale può determinare una vittoria o meno. Sotto questo punto di vista dobbiamo prendere esempio su alcuni giocatori come Bonucci, come Chiellini, no? Che per non rischiare hanno buttato una palla in tribuna. Bisogna ragionare non sui complimenti, perché poi iniziano a dar fastidio, ma sul fatto di portare a casa il risultato anche quando si gioca con le grandi squadre. Questa settimana è importante per recuperare un po' di energie, soprattutto per quelli che hanno fatto tutte e 3 le partite, soprattutto perché col fatto che magari abbiamo dei giocatori infortunati, nella gestione qualche scelta è stata obbligata, quindi magari si va a compromettere anche magari a volte, e per fortuna non ci sono stati infortuni. Qualche aspetto positivo c'è, chiaramente in questa settimana ci prepareremo per la partita prossima che è quella dell'Udinese, ripeto, ma se ragioniamo sul fatto che il fatto di aver fatto buone prestazioni con le grandi squadre significa per forza di cosa portare a casa un risultato pieno, commettiamo un grave errore. Bisogna lavorare durante la settimana e capire che ogni partita è difficile, perché in Serie A le partite sono tutte difficili. Lo sta dimostrando l'Empoli, che dopo aver perso con noi, che sembrava una vittoria così netta, è andata a vincere fuori casa. In Serie A partite semplici non ce ne sono, e bisogna lavorare per migliorare alcuni aspetti e per cercare di far di più, perché, ripeto, in queste partite sì, è vero che il calendario non è stato fortunato per noi, ma molto probabilmente avremmo potuto portare a casa qualche punto in più se l'avessimo fatto, oltre che le prestazioni, in maniera più determinata, con la voglia di portare a casa un risultato a tutti i costi.